Stavolta è proprio il caso di dire che ci servirebbe un bel bagno in un fiume sacro. E guarda un po', siamo anche nel posto perfetto. Continua la saga del chi sta male oggi, perché nonostante la sacralità di questo posto, la tranquillità e il riso bollito, siamo ancora KO. Gira così in questi ultimi giorni di India e quando non si sta bene sembra che tutto vada nel verso sbagliato. Alla fine arrivi ad odiare anche quello che prima ti piaceva e vedi tutto nero. Se c'è una cosa che non si può negare a questo paese è che è una vera e propria scuola di vita. E alla fine, volente o nolente, ti obbliga a rimettere in ordine le priorità. Rivedi te stesso, quello di cui ti lamenti e le tue enormi fortune. Buongiorno da Ujjain e benvenuti in questo nuovo video dall'India. Ragazzi, siamo in una delle città più sacre di tutto il paese, nonché una delle più interessanti che abbiamo visto da quando siamo arrivati qui. Stamattina per cominciare siamo venuti dove c'è già l'azione, c'è già un po' di gente accanto a me, mi faccio sorpassare dalle signore che hanno un bel tono di voce bello alto, perché qui appunto siamo sui Ghat. I Ghat altro non sono che le scalinate che conducono verso il fiume e la mattina in particolare si animano tantissimo e qui si possono vedere delle attività che non ti aspetteresti mai di vedere lungo le sponde di un fiume, dove ci sono tra l'altro moltissimi tempietti come questo qui alle mie spalle oppure questi da questo lato. Abbiamo trovato il metodo perfetto per cucinare senza cartucce, senza gas e senza niente, completamente al naturale, e ce l'abbiamo qua di fronte. Basta cucinare sulle famose torte di sterco essiccato e poi appoggiare sopra la pentola. So che ve lo starete chiedendo, ragazzi, ma queste famose torte alla fine quando vengono accese puzzano? No, non puzzano. Tutto quel fumo, quella sfumacchiata che fanno non puzza, cioè dopo essere state seccate proprio passa l'odore di cacca. Come Varanasi, anche a Ujjain ci sono questi contenitori che vengono venduti per essere riempiti dell'acqua sacra del fiume ed essere portati a casa. Quindi le persone comprano il contenitore e poi si portano a casa l'acqua del fiume. Pochi minuti qui abbiamo già visto chi cucina, ci sono i barbieri, ma soprattutto ci sono le persone che fanno tutti questi rituali proprio sul fiume e ci si fa il bagno in queste acque che sono considerate sacre. Sicuramente a qualcuno sarà venuta in mente Varanasi, perché il confronto è proprio con quella città. E pensate che infatti Ujjain, come Varanasi, è una delle 7 città sacre di tutta l'India. Questo è il fiume che è sacro esattamente come il Gange, è il fiume Shipra, si chiama così, e anche qui c'è una leggenda che spiega perché questa città sia sacra. Cosa successe allora? La storia narra che Shiva, quindi sempre lui il supereroe, in una battaglia contro dei ferocissimi demoni sconfisse un demone proprio in questa città e fece cadere qui una delle gocce dell'immortalità. Per questo farsi il bagno nelle acque di questo fiume, che è considerato sacro, aiuta a raggiungere il moksha, cioè evitare la reincarnazione dell'anima. Questa città è anche famosa perché ogni 12 anni qui si tiene un gigantesco raduno religioso che si chiama Kumbh Mela. Qualcuno forse avrà sentito nominare questa parola, queste due parole anzi, perché quest'anno si è tenuto il Maha Kumbh Mela in una città a nord vicino a Varanasi e quello si tiene ogni 144 anni. Anche l'evento che si tiene qui ogni 12 anni è comunque molto grande e attira tantissime persone da tutta l'India che vanno a riempire tutti i ghat, quindi tutte le scalinate che conducono al fiume, ma vengono organizzate anche delle tende apposta per ospitare tutti i fedeli.
lungo il fiume. Poi ci sono anche queste cabine che servono appunto per cambiarsi, siccome si viene qui a farsi il bagno, si fa il bagno anche vestiti, quindi poi ci si può cambiare nelle cabine. Devo dire che effettivamente ricorda moltissimo Varanasi, anche se l'atmosfera è un po' diversa, prima di tutto perché è più piccolina, anche più tranquilla e ha meno quell'aspetto super turistico che negli anni poi ha acquisito Varanasi. Mi sento un po' KO ragazzi oggi, quindi mi sono messo in questa zona dei Ghat che è molto più tranquilla, vedete, ci siamo soltanto io, cane e un po' di altre persone. Qui non c'è il traffico, non c'è il casino, la città è molto frequentata, sono molti clacson proprio però all'interno della città, mentre qua sul fiume è molto più tranquillo. E poi qua sul fiume in realtà la parte più frequentata è quella dei templi, che è là in fondo. Io adesso ho un attimo bisogno di calma in questo momento. Comunque secondo me ragazzi gli indiani sono i migliori viaggiatori al mondo. Noi facciamo viaggiatori low cost, ma gli indiani sono proprio su un'altra dimensione, perché viaggiano in tutta l'India con pochi bagagli, dormono dappertutto, non spendono praticamente niente perché dormono nelle stazioni, dormono nei templi, dormono probabilmente anche sui Ghat qui la notte, e quindi sono i più grandi viaggiatori low cost esistenti al mondo. C'è un altro motivo per cui questa città è considerata sacra, quindi sempre più sacra anche per la sua posizione, perché da qui secondo gli astrologi indiani passa il tropico del Cancro, quindi anche la posizione è un fattore di sacralità. Una cosa che bisogna considerare in India è che potrebbero esserci in alcuni posti degli odori forti, cioè in questo momento, in questa zona della città c'è proprio un forte odore di fogna, proprio fogna, e quando non stai tanto bene non è proprio il massimo. E niente ragazzi, Paolo ha la febbre e mentre eravamo sui Ghat non stava tanto bene, quindi si è seduto un attimo, io mi sono fatta un po' un giro, poi siamo tornati, si è provato la febbre e ne ha 38. Sono giornate in cui non siamo in gran forma né io né lui, per cui mi sa che questa Ujjain non la vediamo neanche oggi. In teoria domani dobbiamo prendere il pullman e spostarci nella prossima città, che è Maheshwar, che è un paio di ore da qui, quindi non sono tantissime. Vediamo come si sentirà più tardi, se riusciamo magari a uscire questa sera, almeno per andare al tempio che c'è qui dietro, che è un tempio spettacolare dove fanno una puja diversa dal solito, quindi ci tenevamo ad andare a vedere almeno quella prima di andare via. Vediamo però come sta, come si sistema. Io intanto sono uscita un attimo e sto andando a comprare qualcosa di fresco da bere, perché volevo un po' d'acqua fresca, un succo, adesso vediamo cosa trovo. Questa è la zona dove stiamo noi, quindi un quartiere super tranquillissimo, ci dovrebbero essere un paio di negozietti proprio qui dietro. Acqua e succo recuperati, ma stavo notando che in questo paesino ci sono delle case che hanno delle facciate davvero particolari, interessanti, come questa qui, ma anche ce n'è un'altra da questo lato. Questa sui toni dell'arancione, e tutte queste balconate e porte e finestre in legno scuro. Eccomi qua ragazzi, allora 4 ore di sonno, va un pochino meglio, però stamattina tipo mi sono svegliato e mi sentivo pienissimo, tipo ho bevuto un tè e mi sentivo pieno fino a qua, tutto lo stomaco pieno, mi sa che non ho digerito bene e allora non ho nessuna fame, credo che oggi non toccherò cibo assolutamente, nel modo più assoluto, però dai, adesso va un pochino meglio, andiamo a fare un giro e poi torniamo perché ho bisogno di stare a letto. Siamo tornati a questo tempio dove siamo stati l'altra sera quando hanno fatto la festa dell'Holi, quindi lanciato tutti i colori, perché volevamo vedere assolutamente il momento in cui accendono queste due torri. Ci sono più di 700 lanterne, adesso stanno salendo a preparare tutto quanto.
Questo tempio è un tempio molto particolare, non solo per la presenza di queste due torri, ma perché è dedicato a Shakti, cioè l'energia divina femminile. Secondo lo Shaktismo, che è una corrente dell'induismo, a creare l'universo e a reggere tutta l'energia dell'universo sarebbe appunto una divinità femminile, donna, quindi completamente diverso da tutti i templi dove siamo stati finora. Il tempio si sta riempiendo, sempre più persone si siedono qui davanti appunto a queste torri, tutti in attesa, perché ogni sera alle 7 vengono accese. Alle 6:30 in realtà iniziano ad accendere per poi l'arti delle 7. La statua della divinità è all'interno di questo tempietto e si può vedere attraverso questi oblò. Quindi ci si abbassa e si dà un'occhiata all'interno ed eccola lì. Hanno cominciato ad accendere le prime torce delle torri, ma hanno cominciato dal basso. Sono proprio curioso di vedere come faranno ad accenderle tutte quante fino in cima. Ecco come fanno. Ma no ragazzi, il ragazzo è salito con il fuoco in bocca. Ecco, anche tutti quanti lo fanno. Attraverso tutto il fuoco sta passando. Ecco, ne è caduto uno. Attenzione perché qua possono cadere. Ma saranno 20 metri più o meno, no? Sì, una ventina di metri. Sì. Sono velocissimi ragazzi, dall'alto verso il basso adesso stanno scendendo e accendendo tutte le torce. Appena hanno finito di accendere tutte le torri si sono avvicinati in tantissimi per prendere la purificazione dal fuoco, cioè passano le mani sulla fiamma della lanterna e poi sul volto. Buongiorno ragazzi, sono tornato. Sono stato in un mondo parallelo per diverse ore tra ieri pomeriggio e ieri notte e ho dormito di brutto, non ho più la febbre. E comunque ragazzi è un po' strano questa cosa, abbiamo preso 2 volte la febbre, 2 volte a testa, quindi 4 volte che prendiamo la febbre, che però passa nel giro di un giorno. Quindi magari dovremmo un po' rallentare, stiamo già rallentando il viaggio e quindi ulteriormente ecco rallenteremo un po' di più perché c'è qualcosa che non va sicuramente nel ritmo probabilmente che abbiamo preso a un certo punto del viaggio. Abbiamo forse tirato un po' troppo la corda. Detto questo ragazzi, siamo tornati. Ho anche un pochino di fame. Ieri non ho mangiato niente, nulla. Sarò un figurino. E quindi oggi ripartiamo. Questo è stato il nostro rifugio negli ultimi giorni, questa stanzetta, niente male, ma niente male soprattutto la vista, perché c'è un balcone davanti che si affaccia su una piazzetta in questo quartiere che è molto tranquillo. Qui al centro c'è il falò che è bruciato praticamente ogni sera dall'Oli in poi, quindi siamo diventati delle caciotte affumicate in pratica perché tutto il fumo entrava nella stanza. Ma qui c'è un tempio qui sotto dedicato a Ganesh e là dietro invece si intravede lo stupo di un altro tempio, quello rosa. Da questo lato abbiamo la scuola, un negozietto e anche un pozzo, quindi è praticamente un piccolo mondo. Ma non abbiamo mai parlato delle dimensioni di questo, che altro non è che un ventilatore ragazzi, cioè guardate la dimensione, sembra una lavatrice in pratica, ma è un ventilatore, basta girare, anzi bisogna accendere la presa magari e lui parte, eccolo qua, e si vola via in pratica, fa un rumore assurdo, mi sembra un po' grosso per una stanza così piccola. La consegna del latte che viene inserito in questa busta e poi la signora là lo tira su. Abbiamo lasciato la camera ragazzi, siamo caricati, siamo pronti a partire. Salutiamo le mucche qui accanto. E adesso ragazzi prendiamo un tuk tuk per andare alla stazione degli autobus. Tuk tuk elettrico oggi ragazzi, silenzio, sta per volare via. Attenzione perché non siamo al 100%, quindi bisogna stare attenti l'uno all'altro. Ecco, anche tu anche stai attenta a me e io starò attento a te. Qua intanto sentite che siamo accorti che in questo paese, in questo stato, il clacson è un pochino più frequente, viene utilizzato un po' di più. Adesso però va sempre a periodi, quando si crea un piccolo ingorgo partono proprio a bomba.
Adesso siamo quasi da soli in strada. Stiamo attraversando adesso tutto il mercato della frutta e della verdura, siamo quasi arrivati. Comunque sembra una cittadina piccolina questa, Ujjain, ma in realtà è una gran bella città. 300.000 abitanti. Mi correggo ragazzi, 670.000 abitanti. Qua ti distrai un attimo e raddoppia la popolazione. Un accesso un po' stretto, questa è la stazione. Intanto abbiamo comprato 2 banane dal signore del baracchino. Sono passato, adesso andiamo a vedere se c'è l'autobus. Non ne siamo così certi perché quando siamo arrivati a un altro bus stand, un'altra stazione più lontana, e quindi adesso dobbiamo trovare il modo di andare a Maheshwar. Oddio ragazzi, è arrivata la polizia con 2 prigionieri, li sta portando via, adesso hanno un sacchetto nero in testa e le manette. È arrivata la macchinetta adesso. È arrivato l'autobus, adesso si spinge un po' per andare a sedersi. Primo passaggio a posto, ci siamo seduti, non è del tutto pieno neanche, e oggi ragazzi cominciamo a mangiare qualcosina perché dobbiamo un attimo rimetterci a posto, quindi solo banane. Siamo con le banane. Io comunque sono ancora sconvolta ad aver visto i prigionieri con la polizia qua proprio alla fermata dell'autobus. Cosa sta facendo il ragazzo? Sto preparando una soda, guarda. Ah, te la prepara in diretta? La passa dal finestrino, la signora se la beve, mi sa che stiamo qua fermi un po'. Col limone te la fa? Sì. Ah, eccolo là il carrettino. Siamo partiti, è partita anche la bella musichetta, intanto si è riempito tutto quanto l'autobus, ora dobbiamo pagare il biglietto. Siamo ormai praticamente arrivati a Indore, che è diciamo la prima tappa di oggi, e ragazzi ci è venuta un'idea. Ci è venuta più che altro una voglia. Questa volta è proprio il nostro fisico che ci sta dicendo ragazzi è il momento di farlo. È il momento di farlo. Cioè non è la mente, è proprio il corpo che ce lo dice. Ragazzi, lo so che l'avete capito tutti quanti, siamo finalmente arrivati davanti a una bella pizza. Vabbè, bella adesso forse è troppo, però è una pizza e quindi va bene così. Vai di origano, vai di origano. Oggi è proprio il momento in cui ci perdiamo la cittadinanza. Pizza con il ketchup. Cosa vuoi fare? Almeno non è masala, dai. E alla fine comunque l'abbiamo fatta sparire ragazzi, questa pizza è diversamente buona, ce la siamo mangiata tutta, non avevamo fame prima, ma in realtà avevamo fame, non so com'è sta cosa. Forse avevamo il blocco verso il cibo indiano, mi sa che si arriva a un limite di spezie e piccante, arrivati. Per cui siamo arrivati a quel limite lì, avevamo bisogno un attimo di cambiare sapori e poi ricominciare, ecco. Allora ragazzi, città incasinatissima, adesso dobbiamo arrivare in fondo a questa strada, non si può passare attraverso perché c'è quel muretto che va avanti per chilometri, quindi dobbiamo fare un po' un giro largo. La stazione degli autobus qua in realtà è più una strada degli autobus, nel senso che si fermano gli autobus sulla strada a raccogliere i passeggeri e allora bisogna chiedere un po' a caso e ci hanno indicato tutti di andare da quel lato, quindi continuiamo su questa strada. Comunque c'è questa cosa dei clacson degli autobus indiani che sono sempre, ecco, molto fantasiosi. Ecco il nostro autobus ragazzi con queste belle spapaline davanti che penzolano. Adesso ragazzi abbiamo una ventina di minuti prima che parta, abbiamo speso 260 che sono 2,60 euro in due per fare un paio di ore di viaggio. Si aggiunge alla collezione il Nescoffee. Ci dispiace un po' perché non siamo riusciti a vedere Ujjain. Che canzone ha il signore qua dietro? Sembra quella del Padrino. Sì, esatto, la suoneria. Non siamo riusciti. Poi ho visto i clacson, musicale questa clip. Allora non siamo riusciti a vederla tanto bene perché le nostre condizioni fisiche erano un po' precarie, quindi non ce la siamo neanche tanto goduta, ma devo dire che merita. Quel poco che abbiamo visto, soprattutto la parte dei gatti, ci è piaciuto un sacco. Quindi in futuro sarà anche un'occasione per tornare ed esplorarla meglio. Purtroppo succede, ci sono questi momenti in cui uno ha bisogno di fermarsi, magari aveva un programma, voleva vedere certe cose, fare
certe cose, ma poi tutto il resto ti dice il contrario. Quindi l'India poi che decide. L'India decide per te, il tuo fisico ti dice stop, fermati, adesso basta, e quindi è andata così. È arrivato il signore che vende i giornali e l'acqua. Ecco, passa. E passano un sacco di venditori in realtà. E comunque questo autobus parte molto lentamente. Cioè parte con un po' di gente, poi sulla strada ne cerca sempre di più, e va pianissimo. Quindi per la prima mezz'ora praticamente andiamo a 10 all'ora. Infatti si fermano, urlano, i signori dicono no. Ecco, non vengono con noi. Altri venditori qua invece vendono auricolari per il cellulare, cosa molto rara, nessuno li utilizza, si utilizza semplicemente il volume del cellulare più alto, infatti ne vende veramente pochi. Siamo in viaggio da 45 minuti ragazzi e siamo ancora in città, stanno ancora caricando gente. Hello, no, thank you. Namaste. Siamo arrivati all'alba delle 6:30 ragazzi, abbiamo messo quasi tutto il giorno per fare questi 180 km, pensavo sarebbe stato molto più semplice, ma come detto questi autobus, che sono tra l'altro privati, quindi non statali come in tutti gli altri stati, in questo caso abbiamo preso degli autobus privati, ci hanno messo tantissimo perché dovevano raccogliere persone durante tutto il percorso. Vabbè, detto questo, comunque ecco, siamo arrivati, molto più tranquilla sembra la situazione qui rispetto a Ujjain, che è una città molto più grande. Qua sembra un paesello bello tranquillo. Abbiamo stato un paio di posti per andare a chiedere di dormire, come questo per esempio, se non sbaglio. Nel casino degli ultimi giorni, cioè fra l'Oli e poi la malattia, ci siamo dimenticati di dire dove ci troviamo. Questo è il Madhya Pradesh, è uno stato praticamente quasi a nord dell'India, siamo quasi praticamente arrivati in Rajasthan, ma questo sarà il punto più alto che toccheremo in questo viaggio, perché da adesso comunque staremo in zona e poi... Hello? Room? To have room? Yes. You ask there. Attenzione. You ask next Sundaram. You have room? Yes. Sundaram? No, Satyam. Okay. Same owner. Okay. Same owner? Yes. How much your room? 1500. Oh. No, 1500 no. So what? 500. 500? No, no 500. Ogni tanto capita che ci offrano delle camere così per strada col motorino, ce l'ha offerta a 15 euro, quindi abbiamo detto no. Ne abbiamo trovata una a 7 euro, però era un po' così, cioè era buona secondo me, era un 6 streaminzito, ma forse ce n'è di meglio perché Angela sta controllando. Sta spulciando tutta Google Maps con tutte le recensioni. Ce ne dovrebbe essere uno tra pochissimo, sono tutti qui attaccati, sono al massimo 500 metri uno dall'altro, quindi proviamo questo, se questo non va bene torniamo al precedente. Chiudiamo, ecco. Alla fine ragazzi, come al solito siamo talmente stanchi che abbiamo detto prendiamo questa e basta, io non ce la faccio più. 7 euro notte, alla fine di questo mega corridoio c'è la nostra stanza che è questa, è un po' calda, stiamo facendo girare il ventilatore lì sopra per far cambiare un po' l'aria, però dai, non è male, ci siamo fatti dare delle nuove lenzuola, anche perché quelle vecchie erano inguardabili, le abbiamo prese, le abbiamo cambiate noi. Come al solito, come succede spesso. Questo è il bagno, vabbè adesso è un po' buio, molto bene. E a posto così, andiamo a cercare qualcosa da bere perché c'ho una sete. Ci siamo fatti una doccia in stanza e siamo usciti, adesso siamo venuti sul fiume. Qui a Maheshwar c'è un fiume bello grande, un bel lungo fiume, tutti ghat. Ci siamo fermati anche a comprarci la cena e sono banane e mango. Cioè adesso tu Angela mi devi dire come facciamo a mangiare sto mango. Ma secondo me se lo sbucciamo, non abbiamo più il coltello, ce l'hanno requisito all'aeroporto. E ci siamo dimenticati di comprarlo. E basta che sbucciarlo, lo sbucciamo a morsi. Per questo praticamente mangiamo solo banane quando stiamo così. Quando stiamo così prendiamo banane, prendiamo i tuk, prendiamo i biscotti, queste robe qua. E la chiudiamo così. E la banana. Diciamo che sono sparite le parote omelette, ciapati omelette, le omelette non le avevamo più viste. Quelle erano tocca sale. Sì, cioè parote omelette, la cena perfetta, ma sono niente. Buone, Sono dolcissime beh, le dolci. banane. Super dolci. In realtà più buccia che altro, vabbè. Un po' piccole. Comunque ragazzi, allora
quando uno non sta bene diventa tutto più difficile, cioè sembra che devi scalare tipo una montagna enorme. Poi se non sta bene Angela, altro che montagna. Ma che senso, scusa? Pesante, Parlando. Claxon, Ah, clacson. Ecco, però a parte i clacson, comunque già l'India non è semplice quando stai bene, quindi figurati quando non stai tanto bene, diventa un po' più complicato. Diciamo che quando uno non sta bene vorrebbe delle cose semplici, no? Cioè semplici per l'Italia magari, che però diventano complicatissime quando sei all'estero. Quel panino col formaggio. Mamma, non dirmelo, lo vorrei adesso. Formaggio e pomodoro. Succo alla pesca. Buono. Succo alla pesca, semplice. Invece no. Beh, l'unica cosa che mi ho trovato più vicina è la pizza. No, dai. La pizza di una catena, cioè ci siamo buttati su quello perché Ma infatti veramente... mi ha distrutto quella pizza alla fine, ma la sento ancora qua. Ma stai mangiando la banana, mo? Vabbè, perché è leggera. Dici? Sì. Ti piace così? Beh, questo è più acquoso. Il mango è ancora meglio Un po' più della banana. dolcetto, sì, Va va più giù. così, va così. Dobbiamo far passare questa fase un po' di rifiuto totale. Lei Diventa dura, tutto Lei difficile dura. anche trovare un posto per dormire, ragazzi, che non è difficile, c'erano non so quanti hotel, ma Ah, proprio attenzione. entravamo e io dicevo, ma perché non va bene neanche qua? Perché dobbiamo fare tutto? No, perché alla fine entri nelle stanze e vedi la cosa che non va, vedi che non c'è il vetro, vedi che entra le zanzare, vedi che fa troppo caldo, vedi quello. No, sono entrata io in un hotel che sembrava bellissimo, stanze bellissime. 800 Entro, gradi. Gli dico, avete una stanza col ventilatore? Sì, me la fa vedere senza finestre. Ma come? E scusa, e mi fa, però se vuoi quella con l'aria condizionata la finestra. Ma cosa mi serve Double poi la price. finestra? Se, cioè, non c'è fai Vabbè. la finestra e quella... No, Angela, vai calma. Sono andata un po' in tilt, Quando uno devo sta dire. male, questo è quello che voglio dire Angela, ve lo Sì. dico. Quando uno sta male un po' fisicamente, poi anche tutto il resto diventa più pesante. Cioè, noi siamo andati a razzo per il primo mese e mezzo in India. Sì. Perché eravamo carichi, eravamo belli ricaricati, eravamo dall'Australia, bam 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 bam, sali, scendi, fai tutto, lo stomaco teneva Davvero molto bene, bellissimo. ogni tanto magari piccole defezioni, ma cose piccole. Cose piccole, cioè metti non in conto totale. anche, però gli ultimi 2 o 3 giorni sono stati proprio basta, stop. E quando sei in questa situazione, quello che vuole dire Angela è che anche tutto il resto ti pesa molto di più. Sì. Cioè quel clacson che ti entra nel cervello, magari prima non l'avresti neanche sentito, no? Non l'avresti neanche sentito. Esatto. E invece quando sei così, già fai fatica, senti debole, non hai fame, non sei neanche disposto verso le persone, non so, ad avere il contatto con le persone. Cioè, vedi tutto diversamente, ma questo credo che sia umano, normalissimo. Sì, normale. Ma in India è più forte, perché comunque Non hanno il panino col formaggio. non hanno il adesso- panino col formaggio. Cioè, è quello il punto, purtroppo. E adesso dobbiamo anche capire se siamo noi che siamo un po' così o ci sembra proprio che siano spariti anche non dico i ristoranti, però delle cose che ti venga voglia di mangiare, non so come dire, no? Ah beh, certo che poi c'è il passaggio chiaramente da stato a Da stato. stato a stato cambia tutto. Sempre tutto diverso. Cioè, se da un lato questo stato è migliorato secondo me rispetto a quello che abbiamo visto del Maharashtra, noi abbiamo visto una piccola parte, però là veramente c'era molta più immondizia in Vero, giro. che Ce n'era un po' differenza! tantissima. Qui è un po' più pulito da questo Più punto di pulito, vista. più tenuto bene, ci tengono di più, sono Sì. più carini, le persone sono belle, tranquille. Però non ho capito se siamo noi, ma il cibo stiamo facendo un po' fatica. Ecco. Anche Hyderabad era stato faticoso. No, scusa, ho sbagliato. No, Hyderabad, very good. L'altro. Aurangabad. Aurangabad era stato faticoso, ma qui ancora di più. Vediamo che comunque stiamo a mangiare le banane. Insomma, così, va così oggi, ragazzi. Allora, questo è un po' uno sfogo anche, però sapete che qui parliamo proprio di tutto, cioè non facciamo vedere solo quando tutto va bene, tutto sì. perfetto, è tutto Sempre così. Perché Giusto, comunque il giusto viaggio, così. la vita alla fine è anche questo, cioè non è che è sempre tutto bellissimo, sei sempre tutto a 1000 e riesci a stare ore e ore in piedi in mezzo a 1 miliardo di persone, a volte hai anche bisogno di dire basta. Spero solo che la vita non sia un mango, avere in mano un mango senza un coltello. Ma sì, ma lo sbucci. Poterlo solo guardare. Con le manine lo sbucci Tu e lo guardi, poi sai come va a finire, no? Tu fai così, e poi ti parte via 3/4, praticamente ti rimane solo. Ciucci la buccia. Ma no, ma non puoi, devi lavare bene, qua bisogna fare tutto, non è che puoi ciucciare sta buccia qua, chissà dove è stato, cosa hai fatto, No, tutto lo ciucci la smog. parte interna. La parte interna e la parte esterna cosa fai? Poi Ah, se ti sporca, butti? no, devi pulirlo bene.
fuori i topi, poi tira fuori la puzza, poi fare tutto. Cioè, dico, meglio la banana, apri e te la mangi. Cioè, ma era per fare una variazione vabbè, una variazione. sul tema. Vabbè, comunque ragazzi, stiamo divagando, scusate se un po' così. Va bene ragazzi, detto questo direi che noi da qui vi salutiamo, sembriamo immersi nel nulla più cosmico, nel nero totale. Posso in realtà dire? ci sono delle lucine davanti. Ho buone sensazioni, questo è il posto giusto, te lo Sì, dico anche così. Qua lo secondo dico me, e qua anche secondo me. come si dice? Lo confermo. Va bene, alla prossima ragazzi, mi raccomando, Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video ragazzi. Vado? Abbraccione!